Ti sei mai fermata a pensare se stai veramente venendo valorizzata nella tua relazione? O forse hai sentito che qualcosa non va, ma non sai esattamente cosa sia? A volte, quello che sembra essere amore può essere solo una facciata, un'illusione costruita con cura da qualcuno che, in fondo, non è totalmente investito in te. E la cosa peggiore è che, senza accorgertene, potresti trovarti in una relazione dove, alla fine, quello che ti rimane è solo dolore e stanchezza emotiva. Ciao, benvenuta su Emozioni e Connessioni. Nel video di oggi, esploreremo qualcosa di essenziale, qualcosa che ogni donna dovrebbe sapere, i segnali quando un uomo ti sta usando. Potrebbe essere difficile vederlo subito, perché spesso gli uomini non hanno intenzione di manipolare, agiscono semplicemente mosso dal loro ego, dalla ricerca di validazione, o da bisogni che non hanno nulla a che fare con te. Ed è per questo che siamo qui, per aiutarti a identificare questi segnali e a proteggerti. Ti sei mai sentita sempre disponibile per lui, ma lui non ha mai tempo per te? O forse ti tratta con affetto e attenzione, ma solo quando gli conviene? Questi comportamenti possono essere più dannosi di quanto pensi. Scopriamo insieme come funziona e, soprattutto, come puoi cominciare a mettere te stessa al primo posto. Perché alla fine, la domanda è: sei davvero amata, o stai solo venendo usata? Hai mai notato come alterna tra essere l'uomo più affettuoso del mondo e, improvvisamente, sparire senza lasciare traccia? Un giorno ti fa complimenti, ti coccola, facendoti sentire unica. Il giorno dopo sembra che tu sia solo un ricordo lontano. Cosa sta succedendo? Cosa passa per la sua testa? Questo affetto incoerente può essere più di un semplice errore. Potrebbe essere un modello comportamentale che, spesso, viene utilizzato per tenerti disponibile, per creare un bisogno emotivo senza, di fatto, investire davvero in voi due. Ti cerca solo quando ha bisogno di qualcosa, validazione, conforto o anche intimità. E tu, come ti inserisci in questo gioco? La domanda è: come dovresti comportarti quando noti questo schema? Cosa fai quando le parole affettuose sono solo parole, e le azioni sono solo promesse vuote? La risposta sta nell'imporre limiti chiari. Non permetterti di essere l'ultima opzione. L'affetto deve essere qualcosa di costante, qualcosa che vada oltre i momenti comodi per lui. E tu, devi chiederti: lui è veramente investito in te, o sta solo approfittando della tua disponibilità emotiva? E se facessi un passo indietro e osservassi? Forse quello che ti sta offrendo non è sufficiente per tenerti lì, ad aspettare. Sai quei momenti in cui ti stai totalmente dando alla relazione, offrendo la tua attenzione, affetto e tempo, e improvvisamente lui sparisce senza dare spiegazioni? Quando riappare, quello che ricevi è un affetto caloroso, come se niente fosse successo. Ma col tempo, questo schema comincia a ripetersi. Ti cerca solo quando ha bisogno di qualcosa, forse una parola di conforto, o anche una connessione fisica. E tu, invece, resti lì ad aspettare l'affetto, sperando che finalmente si impegni. La domanda è: per quanto tempo continuerai ad aspettare? Questo tipo di comportamento crea una montagna russa emotiva. Un giorno ti senti amata e speciale, e il giorno dopo è come se si fosse dimenticato di te. Non ti fa una priorità, ma ti cerca per soddisfare le sue necessità emotive, quando convenientemente emerge il bisogno. Questo non è amore, è una ricerca egoistica di validazione e piacere momentaneo. E qui devi capire: non sei tu quella che sbaglia. L'errore è nel suo schema, che offre affetto solo quando ha qualcosa da guadagnare. Ora, pensa un attimo: cosa ti serve per sentirti veramente valorizzata? Stabilire limiti non è solo una forma di protezione, ma anche di autovalorizzazione. Non meriti di essere trattata come un'opzione temporanea. L'affetto deve essere costante, deve esserci reciprocità. Se lui è veramente investito, lo capirai dalle sue azioni, e non solo dalle parole quando gli fa comodo. Hai il potere di scegliere se continuare su questa montagna russa o se mettere te stessa al primo posto, cercando qualcosa di più solido e vero. Ti è mai capitato di aspettare qualcosa che non arriva mai? Lui dice forse:
lascia tutto nell'aria, come se non avesse fretta di definire nulla. Forse ci vediamo, forse ti presenterò ai miei amici, forse, un giorno, penseremo a un futuro insieme. Ma, in fondo, sai che queste promesse vaghe non sono segnali di impegno. Sono solo parole che ti tengono ad aspettare qualcosa che, in realtà, lui non è ancora pronto a offrirti. La verità è che forse non è una risposta, è un modo per rimandare la verità. Potrebbe avere buone intenzioni, ma la mancanza di chiarezza sul futuro di voi due indica una cosa molto semplice: lui non è completamente investito. Se lo fosse, sentiresti un sì chiaro, senza esitazioni, senza giri di parole. Ciò che ti offre è una certezza comoda per lui, ma che alimenta solo dubbi e insicurezze per te. E, in fondo, meriti molto di più che essere lasciata in attesa. Quindi, la domanda è: per quanto tempo continuerai a accontentarti del forse? Ciò di cui hai veramente bisogno è un sì chiaro, da qualcuno che sappia cosa vuole e che non abbia paura di mostrarlo. Se ciò che lui offre è sempre vago, forse è il momento di capire che il suo silenzio o la sua indecisione sono già, in realtà, una risposta. Se non è un impegno chiaro, è un no. E meriti molto di più che aspettare promesse che non si concretizzano mai. È frustrante, vero? Ogni volta che cerchi di capire cosa sente veramente, tutto ciò che ricevi sono risposte vaghe. Ha sempre un forse sulla punta della lingua, come se fosse incapace di definire un futuro con te. Questo ti lascia intrappolata in un'aspettativa che non si concretizza mai, mantenendoti in una sorta di limbo emotivo. Il forse è come una promessa non mantenuta, una trappola che non porta da nessuna parte, ma ti fa continuare a cercare qualcosa che lui non è ancora pronto a darti. Il problema con queste promesse imprecise è che creano una falsa speranza. Ogni volta che lui dice forse, ti ritrovi a immaginare cosa potrebbe essere, se solo lui si impegnasse nella relazione. Ma la verità è che promesse vaghe sono un modo per evitare un impegno reale. Potrebbe anche provare dei sentimenti per te, ma non ha la certezza o il desiderio di costruire qualcosa di concreto. E tu? Meriti di più che aspettare indefinitamente qualcosa che non ha forma, né tempo, e tanto meno chiarezza. Ora è il momento di riflettere: sei disposta a vivere in questo continuo stato di incertezza? A stringerti al forse, aspettando qualcosa che forse non accadrà mai? Se desideri qualcosa di serio, qualcosa che porti sicurezza e chiarezza, allora il forse non è sufficiente. Ciò di cui hai bisogno è qualcuno che non esiti, che sappia cosa vuole e che sia disposto a impegnarsi con te. Non accettare di essere l'opzione che lui tiene in stand-by. Se non c'è un sì chiaro, non avere paura di vedere il no rivelarsi in modo silenzioso, ma liberatorio. Hai mai notato che lui appare solo quando ha bisogno di sfogarsi? Forse ha una crisi al lavoro, problemi familiari o è semplicemente frustrato dalla vita. E tu, con tutta la tua empatia, finisci per essere la persona a cui lui riversa tutti i suoi sentimenti, come se fossi la sua terapeuta personale. Ma quando è il tuo turno di parlare, quando hai bisogno di supporto, lui semplicemente non c'è. Quello che stai vivendo non è una relazione sana, è uno squilibrio emotivo in cui tu sei la persona che ascolta, ma non vieni mai ascoltata. La questione qui è semplice: lui ti sta usando, forse senza rendersene conto, come un rifugio per i suoi problemi, mentre tu resti emotivamente esausta, aspettando la stessa attenzione che gli dai. Offri supporto incondizionato, sempre pronta ad aiutarlo a risolvere le sue crisi, ma quando arriva il momento di ricevere qualcosa, lui scompare o minimizza il tuo dolore. Questa non è una relazione di pari, è un abuso emotivo velato. Quello che devi capire è che questo tipo di dinamica non è sano, né giusto per te. Quindi, cosa fare di fronte a tutto questo? La prima azione che devi prendere è smettere di essere la sua terapeuta. Indirizzalo verso qualcuno che possa davvero aiutarlo, come un professionista qualificato. La tua salute emotiva non può essere sacrificata in nome della sua carenza emotiva. Meriti una relazione in cui ci sia supporto reciproco, in cui entrambi si aiutano e si ascoltano. Dai priorità a te stessa.
Rispetta i tuoi sentimenti e stabilisci i limiti necessari. Non permettere che lui approfitti del tuo tempo e della tua energia senza offrirti nulla in cambio. A volte è difficile rendersi conto che si sta essendo usate, specialmente quando si ha un cuore grande. Ti piace ascoltare, offrire consigli, supportare le persone che ami, ma il problema inizia quando questo scambio non è reciproco. Finisci per diventare la sua terapeuta gratuita, quella persona che è sempre disponibile ad ascoltare le sue frustrazioni, ma quando hai bisogno di qualcuno, lui semplicemente non c'è. Appare solo quando ha bisogno di conforto, ma scompare nei momenti in cui tu potresti avere bisogno di una spalla su cui piangere. Questo comportamento può diventare un ciclo emotivo estenuante, dove ti senti sopraffatta e trascurata allo stesso tempo. Lui ti cercherà quando la vita sarà complicata, ma difficilmente ti offrirà una parola di conforto quando sarai tu a aver bisogno di supporto. Può anche mostrare un po' di compassione, ma nella sua essenza, non si preoccupa del tuo benessere emotivo, ma ti sta usando come punto di fuga. Il peggio è che, mentre lui si libera temporaneamente dai suoi problemi, tu finisci per portare il peso emotivo di una relazione che non ti dà lo stesso in cambio. Quando riconosci questo schema, è fondamentale fare un passo indietro e stabilire limiti chiari. Se appare solo quando ha bisogno di qualcosa da te, ma non offre nulla in cambio, è il momento di mettere in discussione le sue reali intenzioni nella relazione. Potrebbe anche non farlo consapevolmente, ma, in ogni caso, è un comportamento che va riconosciuto e interrotto. Non è tuo compito curare le sue ferite emotive senza che ci sia uno scambio di supporto. Non sei un deposito dove lui getta le sue frustrazioni per poi andarsene quando si sente meglio. Ora è il momento di prenderti cura di te stessa. Indirizzarlo verso un professionista, come un terapeuta, è un modo per proteggere la tua salute emotiva. Meriti di essere ascoltata, di supportare e di essere supportata in modo equilibrato. Se la relazione non porta reciprocità, se lui non ha interesse a darti lo stesso supporto quando ne hai bisogno, forse è il momento di ripensare questa dinamica. Dopotutto, la relazione non dovrebbe essere un peso, ma una partnership in cui entrambi si prendono cura l'uno dell'altro, senza che nessuno venga lasciato indietro. Se ti sta piacendo il contenuto finora e vuoi continuare a ricevere consigli che trasformeranno le tue relazioni, non dimenticare di iscriverti a Emozioni e Connessioni. In questo modo, non perderai nessuna novità e sarai sempre aggiornato sui video che ti aiuteranno a crescere nelle tue connessioni e a vivere la versione migliore delle tue relazioni. Clicca qui, e andiamo insieme in questo viaggio. Sai quel momento in cui inizi a sentire che qualcosa non va, ma non riesci a identificare esattamente cosa sia? Lui ha sempre qualcosa da dire su di te, che sia il tuo aspetto, le tue attitudini o addirittura le tue scelte. Sembra che nulla di quello che fai vada mai bene. Improvvisamente, inizi a dubitare di te stessa, a chiederti se sei davvero all'altezza, se sei chi dovresti essere. Ma la verità è che queste critiche continue non sono solo critiche, sono un modo per minare la tua autostima, per farti sentire più piccola, meno capace e persino meno degna di amore. Questi attacchi travestiti da consigli o suggerimenti non sono normali. Quando lui continua a indicare difetti in te, sta creando uno spazio in cui il dubbio cresce dentro di te, rendendo più difficile sentirsi sicura e fiduciosa. Non sta semplicemente dicendo la verità, sta cercando, in modo sottile, di manipolare le tue insicurezze affinché tu ti senta dipendente dalla sua approvazione. Vuole che tu creda di dover cambiare per essere accettata o amata, ma la realtà è che quello che sei già è più che sufficiente. Questo comportamento manipolativo è un tentativo di controllo emotivo, e non devi permettere che sia lui a definire il tuo valore. È importante riconoscere che il cambiamento non dovrebbe venire da un posto di insicurezza o disperazione per piacere a qualcuno. Meriti qualcuno che ti apprezzi per quello che sei, qualcuno che ammiri le tue qualità e ti rispetti, senza cercare di trasformarti in qualcosa che non sei. Le critiche che feriscono la tua autostima non sono normali in una relazione sana. L'amore non riguarda il cambiare l'altro, riguarda il supportare la persona affinché diventi la versione migliore di se stessa. Pertanto, se sei in una relazione dove la critica costante è il punto centrale, è il momento di riflettere. Meriti di essere amata e apprezzata per come sei.
Cerca qualcuno che ti valorizzi e rispetti la tua essenza, senza voler cambiare chi sei. Queste critiche costanti possono iniziare in modo lieve, come una battuta qua e là, qualcosa che sembra innocuo. Ma col tempo, si accumulano e diventano velenose, distruggendo lentamente la fiducia che hai in te stessa. La cosa peggiore è che, spesso, queste critiche vengono fatte in modo travestito, come se fossero per aiutarti a migliorare, o addirittura con la scusa che lui stia semplicemente essendo onesto. Ma, in realtà, ciò che sta facendo è posizionarsi come qualcuno che ha il diritto di indicare i tuoi difetti, quando, invece, dovrebbe essere al tuo fianco, aiutandovi a crescere insieme, senza giudizi. Queste piccole dosi di critica possono essere distruttive perché ti fanno dubitare delle tue scelte, delle tue decisioni e persino della tua immagine. Quando lui dice cose come saresti più bella se provassi o se fossi più silenziosa, ti porterei a conoscere i miei amici, ciò che sta facendo non è solo dare suggerimenti, ma cercare di modellarti secondo i suoi standard e aspettative. Ti fa sentire che, se non ti adatti a questo modello, il suo amore ti sarà negato. E questo non è amore, è controllo. L'impatto di queste critiche va oltre l'aspetto fisico. Quando inizia a criticare la tua personalità, i tuoi gusti, il tuo modo di essere, non sta solo cercando di cambiarti, ma sta cercando di distruggere la tua autostima. Ogni sua parola ti fa credere che non sei abbastanza, che il tuo modo di essere è inadeguato. E a lungo andare, questo può influire profondamente sulla tua autostima e persino sulla tua capacità di prendere decisioni da sola. Se inizi a credere che hai bisogno della sua approvazione per tutto, diventi emotivamente dipendente, il che ti mette in una posizione vulnerabile, dove lui può continuare a manipolare la tua visione su te stessa. Per quanto sia difficile, devi allontanarti da queste critiche distruttive e riconoscere il tuo valore. Non si tratta di un tuo difetto, ma di un comportamento tossico da parte sua. Il vero cambiamento arriva quando inizi a volerti bene così come sei, senza la necessità di dimostrare nulla a nessuno. L'amore sano non richiede che tu cambi per compiacere qualcun altro, ti accetta e ti supporta per come sei, rispettando le tue qualità e i tuoi difetti. Non lasciare che qualcuno, per quanto sembri preoccuparsi, cerchi di cambiare chi sei. Meriti qualcuno che ti veda e ti accetti integralmente, senza voler imporre uno standard che non è il tuo. Hai mai notato che, all'improvviso, lui diventa una persona super occupata? Sembra che il suo tempo non sia mai sufficiente per te, anche quando dice di voler vederti o che si organizzerà per uscire. Rimanda i piani, dà scuse poco credibili e, quando gli mandi un messaggio, la risposta arriva dopo ore o addirittura giorni. E la domanda che rimane è, perché non ha mai tempo? È davvero così occupato? O forse, in realtà, non sei la sua priorità? È facile cadere nell'illusione che abbia un'agenda piena o che stia attraversando un periodo difficile al lavoro. Ma fermati a pensare, nessuno è così occupato da non poter dedicare un po' di tempo a chi conta davvero. Se si impegnasse per includerti nella sua vita, troverebbe un modo per farlo, anche con una routine intensa. La verità dolorosa è che, se non sta facendo uno sforzo per vederti, per darti attenzione, significa che, in qualche modo, non sei in cima alle sue priorità. E questo non ha nulla a che fare con quanto lui dica di essere occupato, ma con quanto sia disposto a investire nella relazione. E se cominciassi a sentire che ogni volta che cerchi di avvicinarti, lui si allontana con scuse sul quanto sia occupato? La risposta potrebbe essere nascosta, forse c'è altro che sta succedendo. Potrebbe essere che stia coinvolgendosi con qualcun altro e, per questo motivo, si sta allontanando da te senza darti spiegazioni chiare. È difficile accettarlo, ma è importante percepire i segnali. Se ora non sei una priorità, forse non lo sei mai stata. Quando un uomo è davvero interessato a te, non ti farà sentire come un'opzione o una seconda scelta. Si impegnerà per vederti, per mandarti messaggi, per condividere la sua vita con te. Ti farà sentire importante e apprezzata, anche nei giorni più frenetici. Se, nonostante tutti i tuoi sforzi, lui è ancora troppo occupato per te, il messaggio è chiaro, non sta investendo nella relazione, e forse è il momento di rivalutare ciò che meriti. Quando ti accorgi che lui è sempre occupato, è naturale chiedersi, sto agendo ingiustamente? Forse ha davvero un'agenda piena, magari impegni importanti. Ma questa scusa è sempre valida?
quello che comincia a diventare evidente è che, se fosse veramente interessato, farebbe uno sforzo per includerti nella sua routine. Anche se il lavoro o altri impegni sono importanti, ciò che conta di più in una relazione sana è l'impegno e l'investimento reciproco. Il comportamento di un uomo che vuole davvero stare con te sarà diverso. Non ti farà promesse vuote come "ti chiamerò più tardi" o "ti mando un messaggio presto, prometto", senza mai mantenerle. Si preoccuperà di mantenere il contatto, la comunicazione scorrerà in modo naturale, e farà in modo che tu senta che sei nei suoi pensieri, anche nel caos della vita quotidiana. Quando qualcuno ti vuole davvero bene, non sparirà semplicemente, aspettando che tu resti lì ad aspettare. Si assicurerà che la sua presenza sia sentita, anche tramite piccoli gesti di affetto o parole che dimostrano che sta pensando a te. E la cosa più importante, quando un uomo è davvero interessato, ti darà tempo e spazio. Non importa quanto sia occupato con altre cose, si renderà disponibile. Non sarà necessario che tu implori o che cerchi di capire da dove viene la sua sparizione. Al contrario, la persona che è veramente impegnata con te vorrà condividere momenti, si preoccuperà di mostrarti che hai un posto e un valore nella sua vita. Questa è la differenza tra essere una priorità e una opzione nella sua vita. La grande domanda qui è: vuoi essere in una relazione dove devi competere per l'attenzione o l'amore? Dove vieni lasciata ad aspettare qualcosa che dovrebbe essere naturale, come le attenzioni di una persona che si preoccupa? La verità è che meriti di essere la priorità di qualcuno che vuole stare con te in modo completo. Quando lui è veramente interessato, farà in modo che il tempo di qualità con te sia una priorità, senza scuse, senza rimandi, senza silenzi. E meriti qualcuno che ti faccia sentire così ogni giorno. Ti sei mai ritrovata a pensare a questi segnali? Hai mai sentito che qualcosa non andava? Mai avuto paura di affrontare la verità? Se hai notato uno o più di questi comportamenti nell'uomo con cui stai, forse è il momento di guardare la relazione con occhi diversi. Cosa stai ricevendo in cambio del tuo tempo, del tuo affetto e della tua energia? Stai essere amata e rispettata, o sei solo un'opzione, una priorità solo quando fa comodo? Ora, immagina se cominciassi a darti priorità, a metterti al primo posto. Cosa cambierebbe nella tua vita? Come si trasformerebbero i tuoi rapporti? La chiave per cambiare la dinamica della tua vita amorosa sta in come ti posizioni, in come ti valorizzi. Non aspettarti che l'altro ti tratti come una priorità se tu non ti metti al primo posto. Ricorda, l'amore e il rispetto che meriti iniziano con l'amore per te stessa. Non accettare nulla di meno del meglio che puoi dare a te stessa. E voglio sentire la tua opinione. Ti è mai capitata una situazione simile? O forse hai riconosciuto questi segnali in qualche relazione che hai vissuto? Condividi le tue storie nei commenti qui sotto. Cosa hai imparato da questa esperienza? Cosa faresti diversamente ora? Parliamone, perché alla fine siamo tutte qui per imparare e crescere insieme. Se ti è piaciuto questo video, se ti ha fatto riflettere, non dimenticare di iscriverti su Emozioni e Connessioni. E ricorda, la chiave per relazioni sane inizia da te. Non aspettarti meno del meglio.